Bentornati a tutti su BMaker Electronics, io sono Marco e oggi iniziamo a fare qualche esperimento con la Tang Nano 20K. Questa è una piccola scheda FPGA. La cosa interessante è che qui non stiamo programmando come una scheda Arduino. Con Arduino noi scriviamo un programma sul microcontrollore e questo lo esegue un'istruzione dopo l'altra. Invece con una FPGA noi descriviamo un circuito digitale. In questo video realizzeremo questo circuito dove utilizzerò due pulsanti e un LED per descrivere alcune porte logiche AND, OR, XOR. In pratica collegheremo due incressi alla Tang Nano e useremo un'uscita per descrivere il comportamento. Vedremo che cambiando una sola riga di codice Verilog la nostra FPGA può comportarsi come un circuito logico diverso. Partiamo da questo schema, quindi dalla porta AND, che accenderà il LED solamente quando premeremo i due pulsanti. Quello che andremo a realizzare è un esperimento molto semplice, ma molto importante per capire la logica di funzionamento della scheda dell'FPGA. Quindi non sto solo scrivendo il codice, ma sto descrivendo l'hardware che voglio creare dentro la nostra FPGA. Andiamo a realizzare il circuito su una breadboard, quindi con due pulsanti e un LED, e poi andiamo a vedere nel codice come fare. Prima di continuare con il video, voglio ringraziare di cuore gli abbonati al canale che con il loro piccolo supporto mi aiutano a comprare componenti e a provare nuove schede. Grazie di cuore. Ok, continuiamo con la Tang Nano. Inseriamo la nostra Tang Nano sulla breadboard, entra perfettamente. Andiamo a inserire il secondo pin, che è il GND, al negativo sulla breadboard. Inseriamo i due pulsanti, uno qui e uno così. Colleghiamo il primo pulsante A, al pin 27 IOB8A, che corrisponde al pin 27. Quindi vediamo sullo schema 3, 6, 7, 8. All'ottavo pin contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e apportiamo sul primo pulsante. Il 28, il IOB8B, e quello successivo lo portiamo all'altro pulsante. Colleghiamo l'altra parte del pulsante al GND. Utilizzeremo un pull up interno, così. Ecco. Prendiamo la nostra resistenza per il LED, mettiamo così e portiamo una parte della resistenza sul pin 25, che corrisponde a IOB6A, IOB6A, e il pin successivo ai nostri 3, ai nostri 2, 27 e 28, che va ai pulsanti. Infine mettiamo il diodo LED, l'anodo più lungo, mettiamo sulla resistenza e l'altro al GND. Questo è tutto il circuito. Non ci rimane altro che collegare Tang Nano al computer. Apriamo GoWin. Questo programma serve per programmare la Tang Nano 20K. Facciamo New Project, selezioniamo FPGA Design Project, facciamo OK. Project name la chiamiamo Blink, io già li ho fatti, quindi chiamo Blink
3, facciamo next, selezioniamo la nostra scheda. Allora dovrebbe essere GW2 AR LV 18 QN 88 C8 I7, questa qui. Ok, e facciamo next e finish. Andiamo sul nostro device, clicchiamo col destro, facciamo new file, Wirelock file, facciamo ok e gli diamo un nome, la chiamiamo porte logiche e facciamo ok. Facciamo ancora new file e facciamo physical constant file, ok, e anche qui scriviamo porte logiche, ma qui deve diventare .cst e di fatto è .cst. Adesso dentro questi file andiamo a scrivere il nostro codice. Partiamo dal Wirelock. Per prima cosa vediamo se il LED funziona. Andiamo a scrivere alcune righe di codice, troviamo il modulo accenti LED output wire LED. Significa che il LED è un'uscita, è un segnale di uscita, quindi uscirà da un pin fisico sulla nostra FPGA, sul pin 25. Poi andiamo a vedere come assegnarlo. Qua troviamo, questa è la riga più importante, con assign sto dicendo alla FPGA di collegare il segnale a livello logico alto, cioè 1. In pratica sto dicendo porta il segnale del LED a livello alto, quindi si accende. Siccome il LED è collegato alle pin con una resistenza, al pin FPGA con una resistenza verso massa, quando l'uscita va a 1 passa corrente e il LED si accende. Questo è solo per verificare se il LED che abbiamo collegato funziona. Passiamo alle porte logiche CST, andiamo a scrivere anche qui il nostro codice, andiamo a vedere. La prima parte significa che il segnale chiamato LED deve essere collegato al pin fisico 25, difatti l'abbiamo collegato al 25. Nella seconda riga dice che quel pin deve lavorare con segnale digitale a 3,3 volt, cioè in logica LV CMOS S33. Quindi, riassumendo, nel Verilog creo il segnale del LED, mentre nel file CST dico alla FPGA che quel segnale deve uscire fisicamente dal pin 25. Ok, salviamo, andiamo su Process e facciamo Synthesize, vediamo un po', ok, e fine Place a Root. Ok, apriamo Programmer, lasciamo tutto così com'è e facciamo salva. Ok, vediamo, mandiamo con Program Configure, stiamo mandando su e troviamo il LED che si è acceso. Vi voglio far notare che se tolgo alimentazione, scollego la scheda, poi la ricollego, perdiamo tutto il programma inserito sulla Tang Nano. Ok, e rimandiamo, il LED
si accende. Chiudiamo e adesso facciamo la nostra porta AND, visto che il LED funziona. Torniamo a design, andiamo sul Verilog, selezioniamo tutto, cancelliamo e scriviamo il nostro codice. Nel codice ho due ingressi, pulse A e pulse B, che sono i due pulsanti, e un'uscita, il LED, che è il LED esterno che abbiamo visto prima. I pulsanti sono collegati verso GND, quindi quando non li premo valgono 1, mentre quando premo il pulsante vanno a 0. Per questo li inverto con il simbolo, con questo simbolo. La riga importante è questa qui. Il simbolo è AND. Quando A e B stanno premuti, quindi sono uguali, accendiamo il LED. Quindi il LED si accende solo quando premo contemporaneamente il pulsante A e il pulsante B. Ok, passiamo su Process. Ah no, mi ero dimenticato. Facciamo salva di assegnare le porte logiche CST. Cancelliamo il codice di prima e andiamo a scrivere quello di adesso. Qui dico al programma quali pin fisici ho assegnato alla Tang Nano. Vi ho assegnato 25 per il LED, 27 e 28 per i due pulsanti. Tutti i segnali lavorano a 3,3 volt con LVC MOS 33. Come vedete anche ho assegnato una resistenza di pull up perché ho collegato i pulsanti al GND. Ok, facciamo salva process. Allora facciamo synthesize, non so se si pronuncia così, place root, ok, nessun errore. Facciamo programmer, facciamo salva e mandiamo sulla nostra scheda, premiamo program configure se non ci sono errori. Sì, ok, l'ha caricato. Il LED si è spento. Se premiamo i pulsanti non si accende, ma se li premiamo tutti e due, sì, abbiamo fatto la nostra porta AND. Tutte e due singolarmente non si accende, tutte e due accendiamo il LED. Adesso che abbiamo fatto la porta AND, facciamo anche la porta OR. Lasciamo così sul CST, andiamo sulla porta sul Verilog e cambiamo solo questa riga di codice. Togliamo AND e mettiamo oppure questo simbolo qua che vuol dire OR, quindi sarà cambiamo in OR. Quando premiamo A si accende il LED, oppure quando premiamo B. Vediamo se è esatto, salviamo, rifacciamo synthesize, place root, programmer, save, mandiamo sulla nostra scheda. Ok, adesso se premo un pulsante A o B si dovrebbe accendere il LED. Ok, con B si accende, con A anche, tutti e due si accende lo stesso, A o B. Abbiamo fatto la nostra porta OR. Prima funzionava, bisognava premere tutti e due, adesso solo uno. Facciamo l'ultima porta, la XOR, andiamo su
già ci siamo, sul file Verilog, e qua mettiamo al posto di oppure, mettiamo l'oppure esclusivo, questo simbolo qua. Prima con la porta OR, mettiamo XOR, premendo tutti e due si accendevano. Con questo si accende solo se premiamo il pulsante A o il pulsante B e il LED. Se premiamo tutte e due o lasciamo tutte e due non premuti, il LED non si accende. Ok, salviamo, andiamo sul processo, Synthetize-X, ok, place a root, programmer, save, mandiamo sulla nostra scheda, ok, 100%. Adesso se premo il pulsante A si accende, il pulsante B si accende, tutti e due non si accende, tutte e due non si accende, solo con A e B. Funziona perfettamente la nostra porta XOR. Siamo giunti alla fine del video. Abbiamo visto come collegare due pulsanti al LED e la differenza fra la programmazione sul microcontrollore, esempio Arduino, e il FPGA, che siamo noi a descrivere il circuito digitale che dobbiamo realizzare. Qui abbiamo realizzato la porta AND, la porta OR e XOR. Abbiamo visto che sulla breadboard il circuito è rimasto sempre lo stesso, abbiamo solo cambiato una riga di codice e il circuito ha funzionato perfettamente. Ok, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like. Se avete qualcosa da dire potete scriverlo sotto nei commenti e ci vediamo alla prossima.